Potenzialmente, ma con una probabilità molto bassa, la storia della fotografia la può scrivere una persona che esce per la prima volta di casa con una macchina fotografica in mano. Ciao, sono Ken Anzai e questo è un video che ha senso di esistere per parlare del caso più probabilistico della street photography, ovvero quella in cui tu esci di casa per la prima volta con la macchina fotografica in mano e non scriverai la storia della fotografia, ma verrà dimenticata per sempre in un vecchio hard disk. Questo è un video che ha senso di esistere anche per rispondere a una serie di domande e per mettere fine a questa lunga, inutile discussione, categorizzazione, che è anche molto complicata. Inoltre, un giorno vorrei registrare un video in cui parlo e che questo non venga tagliato, ma non è questo il giorno. Iniziamo però a definire street photography, anzi, copiamo e incolliamo da Wikipedia. La street photography è un genere fotografico che vuole riprendere soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici, al fine di evidenziare aspetti della società nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, la street photography non necessita la presenza di una strada o dell'ambiente urbano. Il termine strada si riferisce infatti ad un luogo generico, ove sia visibile l'attività umana, un luogo da osservare per catturarne le interazioni sociali. In pratica il nostro focus si deve concentrare sull'azione e non importa se è un'azione reale o implicita, ma andiamo avanti. Di conseguenza il soggetto può anche essere del tutto privo di persone o addirittura un ambiente dove un oggetto assume delle caratteristiche umane. Quindi il fatto di voler fare street photography vuole dire tutto e niente. Fare street photography può significare fare una fotografia di un vaso rotto, oppure, di questi tempi, una fotografia di una mascherina bagnata, sporca, in una pozzanghera. Il problema della street photography nasce quando si categorizza un solo autore al genere fotografico. Prendiamo ad esempio Bruce Gilden. Quella è street photography perché ritrae delle persone che camminano e presenta un'interazione sociale dove l'interazione stessa avviene con l'autore della fotografia e poi ti descrive la società attraverso i vestiti e gli accessori che indossa il soggetto in sé. Ma questo non significa che la street photography è Bruce Gilden. Street photography non è solo l'azione che interferisce la vita quotidiana del soggetto. Così come non è soltanto ciò che scatta Bresson. A proposito, è molto buffo che se si va su Wikipedia a leggere della street photography sono presenti delle belle righe su di lui, ma viceversa non si parla tantissimo di street photography nella pagina di Bresson. Perfetto, è una domanda che non ha una risposta. È legale sì, ma non ovunque. Questo è un aspetto che secondo me è molto importante fotograficamente parlando. Tutto il mondo è paese, è vero, ma non in tutti i paesi ci si approccia alla street photography alla stessa maniera. A questo punto le soluzioni sono due. O adatti le leggi presenti sul territorio alla tua fotografia, oppure cambi direttamente paese. Bonus, mi dissocio. Non segui le leggi e tanto le cose sono poco controllabili. Backstage. Questo video è nato da una frase che ho detto mentre parlavo da solo quest'estate. Faceva caldo, stavo impazzendo, era tutto lecito. In ogni caso, la frase era street photography, la miscela perfetta tra studio e improvvisazione. Se non fai parte di quella piccola percentuale mostrata ad inizio video, allora significa che ti tocca faticare. Già. Puoi faticare in maniere diverse, camminare e scattare tantissimo, oppure stare di fronte a uno schermo o un libro e capire dove puoi migliorare, come puoi migliorare e che cosa puoi fare. Nel primo caso il processo è naturale. Fai, sbagli, fai, sbagli. Trovi una situazione che hai già trovato in passato, quindi la rifai e la rifai bene. Nel secondo caso, invece, si va per un processo leggermente più complicato e filosofico. Per stare di fronte a uno schermo intendo guardare lavori di altri e non importa se si tratta del massimo esperto o del novellino. Abbiamo sempre tanto da imparare perché nella street photography ognuno vede la società in maniera diversa e come tale è importantissimo per noi capire le prospettive di altri. Ho trovato molto utile però anche guardare su YouTube quei video che durano anche ore di persone che fanno POV o quelli che fanno i tour per le strade delle grandi città.
A parte il fatto che generalmente sono molto interessanti, trovo questi video molto stimolanti, perché oltre a vedere le foto di altri, puoi tu stesso notare qualcosa che il fotografo in questione non aveva notato. Insomma, la velocità di visione e pensiero è molto utile, così come può essere la lettura. Parlo per conto mio. Per ogni cosa che leggo, la mia testa comincia sempre subito a visualizzare ciò che sto leggendo. Questo nell'ultimo periodo mi ha aiutato tantissimo a richiamare durante la sessione di street photography quell'esatta scena e tutto veniva fuori naturale. Ed è questo il mix tra studio e improvvisazione. L'improvvisazione viene meglio se studiato. Non ho ancora una risposta per questo. È vero che ho realizzato un video su questo fatto, ma è anche vero che in quel caso parlavo di street photography prettamente per il materiale che pubblico su Instagram, che è diversa dalla street photography che state vedendo in questo video. Essendo la mia street photography prettamente in bianco e nero, trovo che la musica in questo caso sia deviante. Se la mia fotografia deve essere una ricerca di una rappresentazione di me nella società attraverso luci, ombre e azioni di altre persone, allora trovo che ascoltare il silenzio che mi circonda riesca ad essere anche melodicamente migliore per la mia fotografia. Per Instagram, per le immagini e colori, tutto questo discorso sfugge, però recuperatevi il video se non l'avete ancora fatto. La mia street photography è egocentrismo puro, ma non in accezione negativa. Il mio intento è quello di essere al centro di un universo che è costituito da quelle luci e ombre nella maniera in cui vedo io. Ciò che fotografo non è la società in sé, ma il riflesso della società che si specchia su di me. Le mie ispirazioni partono da Van Ho, Alan Schaller e Sean Tucker, ma al tempo stesso anche dal chiaroscuro di Caravaggio. Questa è una parte di street photography che definisco intima, che con il passare del tempo e dell'esperienza ho capito che non è fatta per metterla in pasto ad un algoritmo di Instagram. Questa parte di street photography che avete visto in questo video è una street photography che merita più attenzione, più tempo di osservazione e contestualizzazione. Non è soltanto estetica. In sostanza, negli ultimi 3 anni e mezzo camminare prevalentemente per la città di Milano, innanzitutto mi ha permesso di scoprire vie che prima non conoscevo. Coprire buona parte del territorio all'interno della circonvallazione significa potersi orientare sempre e capire ad ogni passo dove ti trovi, crearti delle aspettative e scattare la scena nel migliore dei modi. E questa è soltanto esperienza. A proposito di esperienza, trovo molto fruttuoso a volte camminare per la città senza macchina fotografica. Siamo una società, a volte mi devo comportare da individuo e non da fotografo.